Per caso qualcuno ha detto Barbie Extra? Per caso qualcuno ha detto Barbie Extra Fly? Perché oggi ragazzi siamo qua con ben due Barbie Extra Fly. Abbiamo la versione Desert e la versione Winter. Non vedo l'ora di deboxarle, sembrano stupende, ma sembrano esserci anche alcuni difetti forse inaccettabili. E quindi iniziamo subito. Ed eccole qua all'interno delle loro scatole, la versione Desert tutta colorata, la versione Winter sui toni ovviamente freddi. Le scatole sono molto belle, ma andiamo a vederne nel dettaglio una. Queste scatole sono un po' particolari perché vogliono rappresentare o comunque ricordarci delle valigie. Non riusciamo a vedere completamente la bambola all'interno, ma comunque devo dire che sono molto belle e fanno molta scena. Qui sopra hanno questa maniglia molto rainbow con anche queste due nuvolette e la scritta extra, proprio come se fosse la maniglia di una valigia per portarla in giro. Troviamo tutto questo bordino viola di plastica lungo tutto il bordo della scatola. Lo troviamo proprio anche lungo i bordi, dove ci sono anche delle cose stampate, tipo in questo caso un aereo. Un pochino più in basso troviamo un biglietto per l'aereo. Qui sotto invece c'è un autobus, tipo un adesivo con un autobus di Barbie. Qui c'è una mappa. Sull'altro lato questo disegnino con un cactus. Invece qui troviamo un passaporto. E qui in basso troviamo invece il mondo con un aereo che ci sta facendo il giro attorno. Tornando nella parte davanti vediamo un artwork gigantesco del personaggio scelto, in questo caso della Desert, che per una volta sembra essere più brutto l'artwork a confronto alla bambola stessa. Qui in alto troviamo questa specie di etichetta che non è una vera etichetta, è solamente disegnata assieme all'artwork, ma dovrebbe rappresentare praticamente quelle etichette che noi mettiamo sulle valigie per non perderle. Qui in basso, sempre olografico, c'è il logo Barbie Extra Fly. Ormai per la linea extra tutti i loghi sono olografici e appena qui sopra c'è questo bollino con scritto che contiene 15 pezzi. Sul retro nella parte inferiore possiamo vedere le due rotelline della valigia, un sacco di informazioni che non ci interessano, e invece qui nella parte più in alto ci sono un po' di cose carine. Da questa parte c'è il logo Barbie Extra Fly. Qui sotto c'è un'immagine dove ci mostrano tutte le bambole uscite in questa linea Extra Fly. E invece qui in basso c'è la nostra bambola Desert assieme alla Barbie Winter. Da questa parte invece possiamo vedere un'immagine, non è un artwork, è proprio una foto della bambola ovviamente messa in una posa un po' particolare. La scatola della versione Winter è assolutamente identica, cambia ovviamente l'artwork, in questo caso abbiamo proprio l'artwork della bambola invernale, ma per il resto come vedete anche l'etichetta, i colori e tutto il resto sono identici. Cambia ovviamente un pochino il retro dove troviamo di nuovo il logo Barbie Extra Fly, l'immagine di tutta la linea, un'immagine della Barbie con la sua amica del deserto, le informazioni che non ci interessano e anche per lei un'immagine che ci mostra benissimo la bambola fuori dalla scatola. Non vedo l'ora di deboxarle. Ma visto che io non ho pazienza e abbiamo già parlato troppo, corro subito a deboxarle e poi ci ritroviamo subito qui con entrambe fuori dalla scatola. Ed eccole entrambe fuori dal box e devo dirvi ragazzi che ho già visto alcune cose veramente molto brutte, ma per il resto mi piacciono da impazzire. La Winter, la Barbie classica, ha il classico fascino appunto di Barbie e poi questa tutina mi fa impazzire, ma la vedremo meglio tra pochissimo. Invece lei è veramente un sacco Coachella style, molto più Coachella che Desert, infatti non so perché l'abbiano chiamata Desert, ma iniziamo a guardarle nel dettaglio. Anzi, prima volevo correggere una piccola cosa che vi ho detto prima. Queste stampe sulle scatole non sono stampe ma sono dei veri adesivi e come vedete cambiano, alcuni cambiano tra una bambola e l'altra. Tipo quella invernale ha un paesaggio montano con degli sci, l'altra invece ha un cactus con la scritta Extra Fly, ma anche se guardiamo sopra questi sono identici ma questi cambiano. Infatti in uno ritroviamo le montagne e nell'altro invece le dune del deserto, e anche in questi qui più in basso come vedete in uno c'è un pullman nel deserto e nell'altro una baita di montagna. Ma iniziando a guardare la Desert dal suo viso vediamo che ha la carnagione leggermente abbronzata, gli occhi non sono grandissimi e infatti mi piacciono molto anche perché sono molto allungati, sono castani e sugli occhi indossa un trucco abbastanza particolare perché abbiamo una sfumatura marroncina proprio sopra l'occhio e invece sotto il sopracciglio, sotto all'angolo esterno dell'occhio e nell'angolo centrale ci sono dei puntini bianchi. Potrebbero essere delle perline, potrebbero essere dei glitter, potrebbero essere un sacco di cose, ma mi piacciono tantissimo. Le sue sopracciglia sono molto definite, molto scure, sono un castano scurissimo, con nella parte centrale anche qualche peletto disegnato, invece le sue labbra sono aperte in questo sorriso e indossa oltre del blush anche un rossetto rosa. In testa come vedete indossa questo cerchietto fucsia completamente composto da delle rose
base, non ci sono dettagli colorati, ma devo dire che le sta molto bene. Invece i suoi capelli sono completamente sciolti, con queste due ciocche che le scendono lungo il viso e arrivano lunghissime, e proprio qui nella parte frontale sono realizzate di due colori, rosa e questo blu scuro. Invece se andiamo a guardarli dal retro vediamo che sono praticamente completamente lilla, è un lilla quasi grigio, ma anche in questo caso molto bello, mi piace davvero moltissimo. E anche in questo caso arrivano praticamente fino alle sue ginocchia. E se andiamo a guardarli sotto, anche in questo caso ci sono delle ciocche blu. Una cosa che mi ha lasciato un pochino perplesso è che questa fibra, ragazzi, purtroppo non è la bella fibra di Mattel, ma è la fibra quella scadente che utilizzano purtroppo troppo spesso nelle bambole con i capelli colorati. I suoi orecchini sono identici per entrambi i lati e sono a forma di cuore gigantesco, tutto completamente dorato. Non sono removibili, infatti ne esce solo un pezzettino, ma il resto rimane incastrato all'interno dell'orecchio. Ma se iniziamo a guardare il suo outfit, la prima cosa che vediamo è ovviamente questa giacca completamente fucsia, realizzata con questo tessuto finto jeans, con tutte queste cuciture bianche decorative, delle toppe applicate, o meglio sono delle stampe colorate che dovrebbero secondo me rappresentare delle toppe. Come vedete anche lungo l'apertura ci sono tutti dei finti bottoni applicati. Il colletto è realizzato benissimo e se su un lato avevamo un arcobaleno, un cactus, un gelato e una margherita, sull'altro lato abbiamo un sole, un fiorellino blu e un'altra pianta grassa. Sul retro non c'è nulla, ma attaccate ad entrambe le maniche ci sono queste lunghissime frange, ovviamente dello stesso tessuto, dello stesso colore del resto della giacca, che scendono davvero molto lunghe e arrivano anche queste praticamente fino sotto le sue ginocchia. Come avete notato, alcune sembrano fucsia, alcune sembrano rosa, semplicemente perché alcune si girano e se andiamo a girarle il retro di questo tessuto è praticamente bianco e sembra quasi rosellino. Appena tolta la giacca, la prima cosa che notiamo è sicuramente questo foulard che ha annodato al collo. È un semplicissimo pezzettino di stoffa rossa che però è stato appunto legato con un nodino qui sul lato al suo collo. Carino, un dettaglio in più, semplice ma ci sta. Al collo vediamo che indossa questa specie di collana che non è altro che un pass VIP con scritto Barbie Extra Fly, probabilmente sì, questa bambola sta andando al Coachella, e in più possiamo vedere che indossa questo top che sembra quasi rainbow anche se manca un colore, anzi no, il blu e il verde vanno sul retro, nella parte frontale appunto con questi colori a strisce oblique, e si chiude sul retro grazie a questo nastrino rosa. Molto carino che non ci sia del velcro, il velcro ovviamente lo ritroviamo solo nella parte più in basso per chiudere sulla sua schiena questo top. Più in basso vediamo che indossa pantaloncini molto corti abbinati al top, sono dello stesso identico tessuto, anche questi removibili tramite del velcro e non hanno nulla di particolare se non appunto tutte queste strisce colorate. E in vita possiamo vedere che indossa anche questa cintura gialla con cui non colorata, purtroppo non ha dettagli colorati, ma una macchinetta fotografica con l'obiettivo a forma di cuore. Non indossa braccialetti, non indossa anelli, ma le sue scarpe sono molto particolari perché sono degli stivali alti fino a metà polpaccio, realizzati di plastica rosa completamente trasparente con tutti i lacci stampati sulla parte davanti e una suola come vedete altissima. Devo dire che anche guardandoli di lato la forma mi piace molto, anche se non li avrei realizzati trasparenti, perché come vedete si intravede all'interno il suo piede e non mi sembra proprio una cosa bellissima, nel senso che si vede benissimo che la scarpa è molto più lunga a confronto al suo piede e che lei sembra praticamente volteggiare all'interno della scarpa. Invece la suola così alta mi piace molto, anche se guardandola da sotto è completamente vuota. Con lei arriva questa borsa gigantesca, è veramente enorme, poi ve la farò vedere indossata, con questi tre colori di base di plastica fucsia ma con questa striscia rossa colorata e questo dettaglio giallo su entrambi i lati, fortunatamente. Le frange sono stampate davvero molto bene, sono abbastanza realistiche e in più c'è attaccato questo piccolo ciondolo che è removibile, quindi possiamo toglierlo dalla borsa e attaccarlo dove vogliamo, a forma di cactus verde con la scritta Barbie Extra Fly. In più questa borsa è molto capiente perché è completamente aperta e possiamo inserirci quello che vogliamo. Poi con lei troviamo anche questo biglietto aereo. Quando ho visto che parte per andare al Coachella alle 5 di mattina mi è venuto un po' panico, ma sul retro non c'è nulla. Carina l'idea, ma fatto così è proprio un cartoncino. Poi all'interno troviamo un biglietto a grandezza Barbie, sempre viola con la scritta Barbie Extra Fly, l'orario eccetera, e anche il suo passaporto che trovo essere un'idea geniale.
Mi dispiace solamente che fuori è viola ed è molto carino, ma all'interno è solamente cartoncino, come anche il retro del biglietto aereo. Magari potevano incollarlo, farlo chiuso e basta. Poi ovviamente non può mancare lo smartphone per andare a farsi tutti i selfie al Coachella, sì, ormai per me lei è Barbie Coachella, e dietro c'è anche questa maniglia per farglielo tenere in mano. Non riesco bene a vedere cosa ci sia stampato sullo schermo, ma sicuramente con le riprese macro si capirà meglio. Poi arriva anche con questa borraccia completamente azzurra con qui davanti il simbolo di Barbie, il vecchio simbolo di Barbie, davvero carinissima, super semplice, sotto è vuota, però il fatto che ci sia il simbolo di Barbie per me ha già vinto. E poi assieme a lei ci sono anche questi occhiali a forma di cuore, di plastica rosa trasparente, molto carini, che vi dico già, secondo me le stanno anche molto bene, ma lo vedremo dopo quando la riempirò con tutti i suoi accessori. Intanto passiamo alla Winter. Il viso della versione Winter invece è il classico viso di Barbie di tutte le Barbie extra. Infatti abbiamo gli occhi azzurri con questo ombretto di due colori, uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro sugli occhi. Le sue sopracciglia sono un biondo cenere con dei peletti disegnati all'interno. In questo caso abbiamo delle labbra un pochino più rossastre, ma è più un color pesca che un rosso vero e proprio, che dovrebbero essere anche un pochino lucide. Sulle guance ha un po' di blush, ma perché vi dico che le labbra dovrebbero essere un pochino lucide? Perché come avete visto la sua stampa, a differenza della versione Desert, è completamente pixelata. È un vero peccato perché sarebbe molto carina, semplice, la classica Barbie, ma molto carina. In testa vediamo subito che indossa questi paraorecchi completamente di plastica rosa che però vorrebbero simulare del pelo. Infatti hanno questa texture quasi pelosa. Qui davanti vediamo anche che i suoi capelli, tutta la parte frontale è raccolta qui in alto in questo elastichino lilla, e notiamo subito che non sono semplicemente biondi, ma sono biondi con un sacco di mesh rosa. Da dietro si riesce sicuramente a vedere meglio che sono appunto biondi con un sacco di mesh rosa e sono anche ragazzi lunghissimi, perché anche nel suo caso arrivano praticamente fino sotto le ginocchia. Con la differenza però che nel suo caso sono davvero una buonissima fibra. Sono leggermente incasinati adesso appena usciti dalla scatola perché sapete che vanno sempre un po' pettinati, un po' sistemati, però questa è la fibra buona di Mattel, lo vedete anche solo da come si muove, sono veramente fantastici. Alle orecchie porta questi orecchini argentati che non capisco se debbano ricordarmi una stalattite o un gelato, mi ricordano una delle due cose, ma penso che siano più ispirati delle stalattiti. Molto carini e anche in questo caso non sono removibili. Infatti dobbiamo fare attenzione perché se tiriamo troppo rischiamo di rompere l'orecchio della bambola. Al collo vediamo subito che indossa invece questa collana molto aderente che è quasi un choker, sempre argentata dello stesso colore degli orecchini ma con qui davanti questo finto pendaglietto a forma di cuore. Molto carina, ci sta soprattutto a confronto alle vecchie extra che avevano 18.000 collane, in questo caso lo preferisco e le sta benissimo. Una cosa sicuramente bellissima di lei è la sua pelliccia che come vedete è completamente azzurra, ma tra i peli possiamo vedere che ci sono anche dei piccoli tinsel con questo riflesso verdino. Ovviamente le maniche sono lunghissime, quasi a coprire le mani, non c'è nessun dettaglio in più oltre a questi piccoli tinsel, ma io veramente la amo. E adesso però andiamo a toglierla così vediamo cosa indossa sotto. Una volta rimossa devo dirvi che non è morbidissima, ma comunque resta molto molto bella, ma soprattutto che all'interno la parte centrale è stata foderata. Non nella parte delle maniche, ma comunque la parte diciamo più visibile è stata foderata e di questo ne sono davvero molto contento. Per il resto indossa questa tutina che è tutta un pezzo unico, va dalle caviglie fino al collo, smanicata, come vedete non ha le maniche, molto carina, molto aderente. Devo dire che la trovo anche abbastanza sexy e soprattutto mi piace un sacco il colore perché come vedete è di base completamente rosa, ma con tutti questi finti glitter lungo tutto il tessuto, uguale ovviamente sia davanti che sul retro. In vita vediamo che indossa questa cintura viola con però dei dettagli colorati d'argento, infatti la fibbia di questa cintura è praticamente la faccia di un orsetto tutto argentato e in più è stata colorata anche la parte sottostante dove vediamo che c'è questa catena con attaccati 3 charms, uno è sempre un orsacchiotto, almeno mi sembra, uno invece è un cuoricino e l'altro sembra quasi un vagone della seggiovia, una cosa del genere. Su entrambe le mani le hanno applicato questi guantini rosa, sono di gomma morbida, aperti sul lato e nella parte frontale. L'idea è molto carina, poteva essere magari realizzata meglio, ma devo dire che l'apprezzo tantissimo. Non mi ero accorto di questo dettaglio e mi piace un sacco. In più sul suo braccio destro, sul suo braccio sinistro non ha nulla, ma sul destro ci sono questi due braccialettini argentati. L'ultima cosa che le troviamo addosso sono ovviamente questi scarponi da neve, questi moon boot, che come vedete hanno anche una destra e una sinistra. Infatti il destro nella parte
esterna possiamo vedere che tutte queste cinghie non sono stati colorati ma sono stati solamente stampati, ma possiamo vedere che appunto ci sono queste cinghie stampate, e invece nella parte interna, lo vediamo nel sinistro, queste cinghie non ci sono, queste fibbie di chiusura non ci sono. Anche con lei arrivano diversi accessori e il primo è lo stesso identico biglietto che abbiamo visto prima. Poi c'è questa borsetta molto carina a forma di fiocco di neve, tutta viola trasparente con anche dei glitter all'interno della plastica, e anche questa è aperta, quindi possiamo infilarci alcune cose. Io ad esempio ci infilerò all'interno il suo biglietto aereo, che in questo caso, nel suo caso, è azzurro, proprio come il suo passaporto. Sono identici a quelli che abbiamo visto prima, quindi mettiamoli subito all'interno della borsa per non perderli, così anche lei non rischierà di arrivare in aeroporto e non poter salire sul volo. Sempre con lei troviamo questi occhiali rosa trasparenti, ma come vedete con una forma completamente diversa dagli occhiali della Desert, e con anche qui sopra nella parte superiore queste specie di stalattiti completamente ghiacciate. Molto carini, non so come le stanno addosso perché questi non li ho ancora visti appunto addosso, quindi lo scopriremo solamente dopo assieme. E l'ultima cosa che arriva con lei è questa valigia, molto carina. Davanti c'è anche questa parte tipo di cioccolato con degli zuccherini colorati stampati. Sul lato e sul retro purtroppo non sono stati colorati, ma comunque è davvero carina. Sul manico ci sono questi cuoricini e anche per lei c'è un pendaglietto attaccato, in questo caso un fiocco di neve con la scritta Barbie Extra Fly, e questa valigia si può anche aprire e possiamo metterci dentro un sacco di cose perché è veramente grandissima. Ed eccola qua con tutti gli accessori che arrivano con lei addosso. Devo dire che anche gli occhiali le stanno molto bene. Il suo vestito, come abbiamo già visto, è molto carino, questa tutina è perfetta, e lei, ragazzi, guardatela, è veramente pronta per partire, per andare a farsi una vacanza in montagna, e la invidio tantissimo perché in montagna deve esserci un fresco. Ma soprattutto devo dire che i colori che sono stati utilizzati per questa bambola sono davvero wow! La versione Desert invece con tutti i suoi accessori è super accessoriata, è veramente pronta per il Coachella, continuerò a dirlo, e ha dei colori anche lei meravigliosi, forse ancora più belli confronto alla Winter. Come stile sicuramente preferisco la Winter, ma ragazzi questa qui ha dei colori meravigliosi, ha una giacchetta fantastica, un completo top e pantaloncino che mi piace da impazzire pur nella semplicità, la borsa è meravigliosa. Le uniche cose sono le scarpe, che le avrei fatte colorate e non trasparenti, ma soprattutto purtroppo i suoi capelli, che tanto sono belli da vedere, tanto fanno schifo da toccare. Quindi queste erano le prime due bambole della linea Barbie Extra Fly che ho acquistato. Non so se ne acquisterò altre, anche se il Ken sarei molto curioso di vederlo dal vivo, ma ragazzi vi devo dire che questa linea è davvero bella. Se non fosse per i capelli della Desert mi piacerebbero davvero da impazzire. Diciamo che per dare i voti a modo nostro darei per la Desert assolutamente wow e basta. Invece per la Winter assolutamente wow. Wow! Doppio wow per la Winter ci sta tantissimo. Se la Desert non avesse avuto i capelli di quella fibra scadentissima si sarebbe beccata un doppio wow pure lei. Quindi sì, io questa linea la sto amando, mi piace da morire, non vedo l'ora di acquistare anche il Ken e forse anche qualcos'altro, ma spero di trovarle in sconto. Però ragazzi non posso fare altro che consigliarvele entrambe. So che alcune persone hanno ricolorato gli stivali della Desert e credo che proverò a farlo anch'io, perché secondo me ci starebbero molto meglio, ma comunque ho la sensazione che Mattel abbia cambiato i designer della linea Extra per questa nuova uscita, perché in questo caso trovo molti meno accessori inutili, non ci sono gli animaletti, non ci sono un sacco di cose che davvero erano inutili, ma c'è una coerenza nello stile che mi piace davvero tantissimo. Lei è palesemente Barbie Coachella, lei è palesemente Barbie vado a sciare, e non ci sono dubbi, non sembrano delle bambole vestite a caso con delle accozzaglie a caso, come invece purtroppo è successo più volte in passato, sempre nella linea Extra. Detto questo vi lascio qui sotto il link Amazon per loro due, il loro prezzo non è elevatissimo, se non sbaglio è sotto i 30 euro, ma si trovano già a volte scontate, quindi date un'occhiata qui sotto se volete acquistarle. Ora però aspetto di sapere voi quale tra le due preferite, anche se credo di avere già un'idea, ma vedremo se mi stupirete oppure mi confermerete quello che penso. Fatemi sapere anche cosa ne pensate, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile, fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto, e se vi va seguendomi anche su tutti i social con il nome Toys Expression, e su Instagram anche con il secondo profilo Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.